Dobry wieczór Państwu. To program Over the Net, wydanie numer 32. Dzisiejszym gościem jest znany w Polsce trener włoski Roberto Santilli. Dobry wieczór. Buonasera, Roberto. Dobry, dobry wieczór. Jak się masz ty? Mam się bardzo Jak dobrze. się Mi masz? ricordi Dobrze? molto Bardzo bene dobrze. polacco. Bardzo dobrze. Sì, Bardzo molto, dobrze. Bardzo molto dobrze. bene. Come stai? Bene, bene. Ti dico subito che ogni tanto quando faccio allenamento qui mi viene in mente qualche parola di polacco e comincio a parlare polacco durante Sì, l'allenamento. anche prevedo che parolacce, sì? Sì, Ma qualcuno sì. troppo presto, è troppo presto, ma con alcuni allenatori ho parlato che anche hanno usato le parole vietate polacche. Ma ok, ma Roberto, come ti senti adesso dopo il periodo che non sei stato in Polonia? Bene, bene. Questa nuova avventura coreana è un'avventura molto affascinante, bella, perché io volevo venire in Asia ad allenare e pensavo di venire in Giappone, invece sono finito in Corea. Perché avevo voglia di esplorare questo mondo così diverso. L'Asia è veramente, veramente molto diversa dall'Europa. È diversa la pallavolo che si fa, è diversa l'organizzazione, è diversa la cultura, la vita che si fa qui è molto diversa. E Molto quindi tu diverso. sai che io sono uno che cerca sempre di esplorare mondi nuovi e allora questo mondo mi mancava e sono stato contento di aver accettato questa nuova sfida. Ma questo adesso ti piace tanto l'avventura a Corea, forse dobbiamo, forse vedremo, forse l'anno prossimo oppure in futuro sarà l'avventura in Giappone come vuoi fare, sì. Sei veramente il allenatore che viaggia tanto, sì, la tua esperienza non sei stato tanto in Italia, sei in Italia anche, sì, ma poi l'avventura polacca, 2, 3, 4 volte? 4 volte, sì. Sì, sì, 2 volte sì, Jastrzębie, Olsztyn e Będzin, sì. esatto, Poi sì, sì, sì. in Germania, in Australia, adesso in Corea, anche Russia in anche, Russia, sì. sì, Allora, puoi comparare questa esperienza? Ognuna è diversa, sì, ognuna ti ha sì, dato tantissimo, però sì. che cosa ti è piaciuto? Quale ti è piaciuto, al massimo allora ti ricordi benissimo? Sì, sì, hai ragione, ogni esperienza è molto diversa perché poi in realtà sono country molto differenti, nazioni molto differenti tra di loro, no? E hanno la loro cultura sportiva e questo rende tutto più appassionante perché scoprire mondi nuovi. Certo, l'Europa è una cosa, fuori dall'Europa anche la pallavolo è molto diversa. Però se devo fare un paragone, la pallavolo polacca è comunque molto simile alla pallavolo che si gioca in Italia, dipende molto dai livelli della squadra che tu alleni. Io sono stato fortunato perché sono stato in squadre di alto livello dove il livello era buono ed era molto piacevole allenare squadre polacche. Devo dire che la Polonia rispetto a tutti gli altri mondi che ho visto ha una grossa partecipazione emotiva per la pallavolo, grossissima. Cioè la passione che tu trovi in Polonia, giocare in Polonia, allenare in Polonia, e dei fan, della gente che ti segue, dei media e di tutto il resto è veramente difficile da trovare altrove, anche in Italia. Peccato che non possiamo adesso sentire questa atmosfera in Italia, in Eh, Polonia, anche in altri paesi adesso in un periodo molto difficile per sport, sì, in genere. sì, sì, assolutamente, assolutamente sì, però ti dico, la passione che io ho sentito lì non l'ho sentita in Russia e tantomeno in Germania, dove la pallavolo è una cosa piccola. L'Australia poi addirittura è uno sport di nicchia, proprio pochi giocano a pallavolo in Australia. E qui in Asia c'è una passione molto simile, anche se la gestione, la vita è comunque molto diversa. Poi io sono arrivato in un ambito, in una situazione di Covid, per cui
purtroppo giochiamo senza fan e perdo una grossa parte del trasporto emozionale che c'è invece qui in Asia per la pallavolo, perché è comunque il primo sport indoor, insieme dopo il baseball, che è comunque uno sport outdoor, però sono i due sport principali e quindi qui c'è questa passione che purtroppo noi viviamo solo in parte perché non abbiamo il pubblico. Hai qualche stranieri nella tua squadra adesso? Sì, abbiamo dovuto sostituire il ragazzo spagnolo che era con noi perché era infortunato e adesso è appena arrivato oggi, è uscito dalla quarantena, Josvani Hernandez, che è un Ah, cubano. ok, cubano. Sì, che è un cubano che oggi ha fatto il suo primo allenamento e che piano piano reinseriremo nella squadra. Ok, ma qua perché? Per quale motivo hai scelto Asia? Sì, perché devo dirti, io sono sempre alla ricerca di esperienze nuove, no? Nel senso che nella vita ho bisogno, ho voglia di fare cose nuove, cose diverse, perché le cose nuove credo che ti arricchiscano, cioè aumentano il tuo bagaglio nella vita, no? E questo per me è sempre stato un elemento importante. Per cui c'era l'Asia così come un piccolo sogno che era lì, no? Poi dico, sai, prima o poi succederà, c'è stata l'occasione e come succede nello sport, sai, sono occasioni che tu devi prendere, così come la presi la prima volta nel 2007 per venire in Polonia, quando posso raccontarti questa cosa, sono venuto la prima volta in Polonia nel 2007 e tutti i miei colleghi italiani e mi dicevano, ma perché? Ma dove vai? Perché vai in Polonia? E perché nessuno si rendeva conto di che cosa fosse la pallavolo al di fuori dell'Italia. Adesso tutti i miei colleghi mi chiamano perché vogliono venire in Polonia ad allenare, perché effettivamente è un mondo bello. Però si Sì, tratta un po' di aprire la strada, no? E poi la gente ti sì, segue. sì, sì, sei come Christoph Columb. Sì, allora puoi Esatto, scoprire le nuove terre, sì, nuove esatto. possibilità. Sì, allora sì, dopo te, sì, allora torniamo un po' dal 2007, allora 14 anni fa, sei stato tra primi allenatori in Polonia, sì, primo a Jastrzębski Węgiel era Tommaso Totolo, poi con te era Daniel Castellani anche nella Lega Polacca, ma come secondo te è cambiato la Lega Polacca da 14 anni? Perché sicuramente guardi adesso è sotto controllo tutto che succede nella Lega Polacca adesso, 14 anni fa e adesso. Sì, sì, io seguo sempre la pallavolo, la Plus Liga, perché tu lo sai che la Polonia mi è rimasta nel cuore, quindi non riesco a non seguire i risultati delle mie ex squadre, ma anche delle altre. Devo dire che è cambiata tantissimo, è migliorata tantissimo ed è uno sport altamente professionale. Adesso la Polonia, per me, insomma, se vedo non solo i primi due o tre club che erano già all'epoca del 2007 club organizzati, ma adesso quei due o tre club sono diventati 6, 7, 8, 10 club molto organizzati e questo fa una bella differenza perché il livello tecnico medio si è alzato molto, ma anche l'organizzazione. Tu vedi il livello dei giocatori che ci sono, degli stranieri che arrivano, no? Sono tutti stranieri di primo livello, di primo livello. Questo rende il campionato sicuramente più interessante. Sì. E, sì, sì, credo che l'evoluzione che ci sia stata in questi 10, 12 anni, 15 anni sia stata veramente, veramente notevole, veramente una evoluzione verticale. Ma come puoi comparare con il campionato italiano? Beh, sai, l'Italia che comunque vive la sua crisi economica già da un po' di tempo, ha reso il campionato italiano molto, molto, una piramide molto stretta, cioè se tu prendi le prime tre squadre sono molto ricche, riescono a prendere i più forti giocatori del mondo, sono molto organizzate, ma non è più così tanto la seconda metà del campionato, non è più allo stesso livello in cui era prima. E quindi sì, ancora producono, diciamo così, l'altissimo livello,
in Italia, e ovviamente Perugia, Macerata, Civitanova, scusa, e Trento e altre squadre. Però puoi notare che la crisi è arrivata e quindi molti giocatori sono andati a giocare altrove, e questo ha reso il campionato un po' meno competitivo, però rimane sempre un campionato interessante. Interessante sempre. Sì, 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 ma, sì, in Polonia anche possiamo, sentirci, meglio e meglio. Sì, il nostro campionato anche può essere interessante, ma, torniamo alla 2007-2010, il periodo che sei stato a Jastrzębski Węgiel, come tu, nel tuo ricordo, alla tua mente adesso questo periodo, tornare con le parole adesso a questo, a quello periodo. Ah, sì, io ho un ricordo molto netto, preciso della mia prima avventura lì, del presidente Grodeschi che c'era all'epoca, che era una persona molto forte, una personalità molto forte, con cui a volte era difficile ragionare, e alcuni giornalisti mi dicevano: ma tu come hai fatto a stare 3 anni agli Eschembi con Grodeschi? E io dico: beh, è facile, io non parlo polacco, lui non parla italiano, quindi potevamo andare d'accordo. In realtà era un grande esperto di pallavolo, e credo che molto dell'evoluzione del club sia dovuta anche alla sua esperienza e alla sua capacità manageriale. Mi ricordo di aver avuto fortuna di avere di aver avuto subito grandi giocatori, due tra tutti Prigel e Murek, che erano due bandiere della pallavolo polacca. E mi ricordo un episodio preciso quando per la prima volta li invitai a pranzo, perché io da allenatore italiano intendevo stabilire un rapporto umano con i giocatori, no? E quindi invitai a pranzo loro due, che erano i due giocatori più esperti, per cercare di capire che cosa pensassero loro di questo metodo così diverso italiano. E quando arrivai al ristorante li trovai tutti e due così, che mi aspettavano, no? In una posizione estremamente Così? difensiva. E dicevo: ragazzi, che succede? Che c'è? Coach, qui se l'allenatore quando l'allenatore chiama, vuol dire che c'è un problema. E io dissi: no, ragazzi, non c'è nessun problema, io voglio parlare con voi perché voglio capire da voi che cosa pensate delle cose che stiamo facendo. Per cui, per dirti, quando sono arrivato effettivamente ho dovuto rompere un bel po' di ghiaccio, no? Nell'idea che ci potesse essere uno straniero che arrivava. Tu pensa solo che io sono cresciuto anche pallavolisticamente, e all'epoca in cui io ero ragazzo Alexander Schibba è stato un grande insegnante per noi, cioè noi imparavamo la pallavolo dai polacchi, quindi per me arrivare in Polonia e poter offrire qualcosa di nuovo era un'esperienza molto che io sentivo molto. Poi Ma ti come, ripeto, Roberto, come con la mentalità all'inizio, sì? Quando tu sei stato il primo in italiano, come hai detto, questo era in ghiaccio tra voi all'inizio, sì, ma come la mentalità dei giocatori e comunicazione con loro? Hanno parlato sì, inglese bene? sì, devo dire che le nuove generazioni poi si sono adattate molto velocemente. Con i giocatori un po' più vecchi c'era un po' più di fatica con l'inglese, però io ho subito percepito la loro grande passione per la pallavolo, e devo dire che si è stabilito subito un grande rapporto, perché poi io sono una persona passionale, tu lo sai, insomma, quindi mi lascio anche trasportare, ho avuto qualche bagarre con qualche arbitro ogni tanto, insomma, cose Sì, che sì, sì, capitano, sì, sì. Il più però era grande la mia attore del passione. campionato, sì, hanno detto. Sì. Era la mia passione, il mio trasporto emotivo per questa disciplina. Devo dire che ha trovato subito un bel aggancio con quello che era il loro modo di vedere la pallavolo. Ecco, mi ricordo un altro episodio, un'altra cosa che mi ricordo proprio nettamente era Pavel Rusek, il nostro libero. Rufio, che era in palestra sempre, noi facevamo allenamenti anche lunghi, a me piace lavorare, ma insomma dopo un po' lui diceva sempre: io faccio ancora un po', faccio ancora un po', faccio ancora un po'. E un giorno ho detto: senti Rufio, basta, perché io non ce la faccio più, mi stanchi. Coach, io
Ho mio padre che è stato minatore, mio nonno è stato minatore, il padre di mio nonno è stato minatore. Tutta la sua Io, famiglia. io se sono qua non sento nessuna ragione, devo lavorare finché non sono morto di fatica. Questo per dirti l'ambito che ho trovato, cioè la situazione che ho trovato di passione totale per la pallavolo, per me è stata come trovare una fortuna. E per questo ti dico, sono stato 3 anni, sono riuscito anche a lanciare un sacco di giocatori, sono andato in Womac, è andato in nazionale, Czarnowski è andato in nazionale, insomma tanti giocatori giovani che sono cresciuti lì con noi, però era veramente un ambiente di grande passionalità e questa cosa mi ha riempito il cuore, insomma. Ma che Credo che sia peccato stata, che non credo che avete sia stata vinto. la chiave per cui io e la Polonia ci siamo trovati bene insieme, capito? Ma che peccato che non hai finito la carriera la prima volta a Jastrzębski Węgiel con scudetto. Questo, Era questo vicino. purtroppo è stato vicino, sì, è stato vicino l'ultimo anno. Pensa che il primo anno che io sono arrivato siamo arrivati quarti, il secondo anno terzi, il terzo anno secondi, però insomma sì, poi come tutte le cose belle, insomma a un certo punto Sì, finiscono. Sì, mi Coppa di dispiace. Polonia, sì, anche. Abbiamo vinto la Coppa di Polonia, abbiamo perso per un soffio la Challenge Cup, la finale di Coppa Europea, e il campionato, sì, il campionato che non abbiamo mai vinto e che lì in Polonia rimarrà, ma chissà, magari un giorno riesco a tornare e a giocare e a rigiocare sta finale di scudetto un'altra volta, chi lo sa. Ma sì, 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 allora sei aperto a tornare in Polonia. Ah, Un guarda, giorno. non dirmelo perché la Polonia rimane nel mio A cuore. piedi, a piedi. A piedi, a piedi. Ti dico che ho ancora una macchina con la targa polacca a casa, quindi Ok, faccio sempre in tempo a tornare. ok, ok, ma come la avventura a Russia? Sì? Russia, Puoi la raccontare? Russia è difficile, la Russia è difficile perché il livello degli atleti è molto alto, gli atleti russi sono veramente di un ottimo livello, la statura fisica e anche la condizione tecnica veramente di livello alto. Non c'è la stessa passione, non c'è lo stesso trasporto che c'è in Polonia per la pallavolo, per cui spesso giochi in campi quasi deserti. Insomma, è un ambiente più freddo al calore polacco, molto più freddo rispetto alla Polonia. Freddo E non è stata. non solo il tempo, perché hai lavorato a Odinzovo, sì, allora vicino Mosca, sì? Sì, 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 Odinsovo. Sì, abbiamo fatto anche delle ottime stagioni lì. Il primo anno abbiamo vinto la regular season, il secondo anno abbiamo vinto la medaglia di bronzo. Delle buone stagioni, però non ho sentito la stessa partecipazione, lo stesso legame che ho avuto con il mondo polacco, non ce l'ho avuto sicuramente in Russia, no. No. Ma economico? Economico sì, nel senso In quello che periodo perfetto, sì. sì, che era un periodo buono fino a un certo punto, poi sai, come spesso succede, lì lo sport è molto politico, o lo è anche in Polonia, nel senso che poi molte public company sponsorizzano le squadre, però in Russia lo è ancora di più, insomma, quindi Ma se avrai la scelta in futuro, Polonia oppure Russia? senza dubbio. Senza No, dubbio, senza senza, dubbio, senza senza dubbio. dubbio, senza dubbio. Ok, Roberto, puoi raccontarci un po' di avventura in Australia, sì? Perché hai Sì, scelto l'Australia e come è la pallavolo in Australia? Abbiamo ospitato Marc Lebediu, ha detto un po' come australiano vero, sì? Però tu come straniero allenatore, ma non primo e probabilmente non ultimo in sì, nazionale d'Australia, come tu ti ricordi questa avventura? guarda, devo dirti che l'Australia se tu immagini un paradiso dove vivere come nazione, e Sì? l'Australia è così, Ok. da un punto di vista naturalistico, di clima, di territorio, di lavoro, di soldi, di ricchezza, di tutto, è veramente un paradiso, cioè un posto dove vivere. L'unico problema dell'Australia è che non esiste la pallavolo. E questo è un problema, è un problema. Poi io fortunatamente ho fatto solo 2 stagioni con la nazionale nel tentativo di qualificarci per le Olimpiadi, qualificazioni che abbiamo lisciato per un soffio. Però insomma sì, mettere insieme dei giocatori in Australia è cosa complicata, tant'è che non avendo loro una lega
una lega nazionale, tutti i giocatori devono trovare contratto in Europa, poi ne avete avuti anche diversi di australiani in Polonia e quindi loro sono costretti a venire in Europa a giocare perché lì non c'è una pallavolo professionale e dopo devi metterli Difficile a insieme. guardarlo. Sì, allora, Cosa? difficile a guardarli, sì, allora perché loro Sì, guardano, esatto. loro giocano in diversi posti dell'Europa oppure non solo Europa, è difficile a Sì, trovare in un posto. esatto, infatti io giravo molto per l'Europa per cercare di vedere questi ragazzi, però poi metterli insieme, sai, i tempi della nazionale sono sempre ristretti, è sempre poco tempo, avevamo questo obiettivo della qualificazione olimpica che purtroppo abbiamo perso contro il Canada, una partita 3-2 che insomma ci è costata l'eliminazione e, e quindi niente, insomma. Però effettivamente fare la pallavolo in Australia è una bella impresa, ecco, Bella impresa. E tu visiti Australia se puoi, sì? Sì, 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 vado spesso, insomma, ho la mia compagna australiana, quindi quando posso vado, però ti ripeto, è un posto meraviglioso dove vivere. Purtroppo non c'è la pallavolo, quindi ci andrò poi quando finirò la mia carriera, quando sarò vecchio, non avrò più voglia di combattere con le palle che girano. Assolutamente. Ok, Roberto, alla fine puoi dire qualche parola di avventura tedesca? Collaborazione con Einen, forse Sì, qualcosa di lui, perché lui, come sai, adesso lui è adesso eroe in Polonia e ha buoni rapporti per questo momento con Federazione, adesso è campione del mondo. Allora, sì, sì, siamo, beh, siamo curiosi come lui è, secondo straniero, non secondo i polacchi, perché secondo polacchi è perfetto. sì, sì, no, ma hanno ragione i polacchi, nel senso che lui ha ottenuto un grande risultato, ma non solo, nel senso che lui nella sua storia così da allenatore ha sempre ottenuto grandi risultati con le squadre che aveva. Non è stato un caso che lui abbia allenato la Polonia e abbia vinto il campionato del titolo mondiale. Quello che ti dico sinceramente di Vital, che mi ha chiamato un anno solo per fare il mondiale lì in Polonia nel 2014, abbiamo lavorato un mese insieme e io subito dopo qualche giorno di lavoro ho detto questo qui o è un genio o è un pazzo. Probabilmente è vero tutte e due le cose, nel senso che lui è talmente geniale, è talmente diverso da tutti gli altri che all'inizio fatichi un po' a capirlo e sono sicuro che anche i giocatori hanno faticato un po' a capirlo all'inizio. Poi, sai, Allora, mi come scusi, tutti, può sembrare che lui è difficile a collaborare all'inizio soprattutto? con me? Sì? No, no, No? no, no, noi siamo andati subito d'accordo, molto, molto d'accordo. Poi lui è una persona molto aperta, mi chiedeva in continuazione tu cosa pensi di questo, cosa pensi di quest'altro. E abbiamo avuto un ottimo rapporto da subito. Però ti dico, siccome lui ha un metodo che è molto diverso, tu all'inizio fatichi un po' a capire, no, che cosa ha in mente e come farla. Poi, come tutte le persone geniali, vedono oltre quello che vedono le persone normali. E allora dopo, se tu hai il modo di stare un po' con lui, capisci che ha una visione del mondo che va molto oltre il normale. Io ritengo che sia una persona molto interessante da starci insieme, ecco, per la mia esperienza. E dopo mi auguro che possa avere ancora molti successi con la Polonia, anche se so bene che restare per molto tempo in nazionale polacca è una cosa difficile, però lui magari riesce e non lo so, non diciamo niente per il prossimo appuntamento, però ci auguriamo Assolutamente. tutti che, Ma ci dopo i auguriamo giochi tutti che olimpici possa. possiamo valutare il suo lavoro perché senza medaglia d'oro sarà difficile rimanere su questo posto, sì, ma allora vedremo come porterai questo anno perché non sappiamo, nessuno sa che i giochi Sì, olimpici sì, saranno sicuramente, sì. sì, 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 esatto. Nessun sa. Ok, ma quando tornerai in Polonia? Ah, guarda,
non lo so, però spero e credo che un giorno succederà e sarò contento di tornare. Sarò Ma molto contento. quando finisce la stagione in Corea? Ah, qui finiamo la stagione il 7 aprile. Il 7 7 aprile aprile. finisce tutto. Per cui io ho già prenotato nella mia mente, ho già messo un tassello per venire in Polonia a passare qualche giorno, perché ho ancora molti amici lì che mi chiamano. Assolutamente, E assolutamente. Ti quindi aspettiamo. sicuramente quest'estate sicuramente verrò a trascorrere un po' di tempo e poi dopo, chi lo sa, magari un giorno tornerò ad allenare. Non so, questo sai, è Questa è sempre la vita difficile. dell'allenatore, sì, è Ah, così sì, sì, sì. aperto come Christoph Columb, come tu. Sì, allora sì, 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 questo non sappiamo niente. Ok, grazie mille Roberto, era molto, molto piacere a ospitarti nella mia programma e naturalmente spero che per tifosi in Polonia che ci sono tanti della tua persona e del tuo lavoro e spero che alcuni arbitri anche mancano di te. Della tua Questo, comportamento. questo spero di sì, ma un grande saluto a tutti i fan della pallavolo polacca. E mi mancano moltissimo, devo dirti che mi mancano moltissimo. Grazie mille, un abbraccio. Grazie a voi, grazie a Buona voi. serata. Bardzo dziękuję Państwu. To był kolejny odcinek z cyklu Over the Net, którego gościem był Roberto Santili. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.